Se stai pensando di acquistare il nuovo DJI Avata 360, probabilmente hai già visto che esistono due approcci completamente diversi al volo. La versione con DJI Goggles N3 e Motion Controller 3, pensata per vivere il volo in prima persona, e la versione con radiocomando DJI RC2 che punta tutto sul controllo dell'inquadratura e sulla produzione di contenuti. La domanda è semplice, quale scegliere? Io sono Massimiliano Zeoli, pilota e istruttore DJI, e in questo video scopriremo le differenze reali, i pro e i contro e quale modalità di controllo è più adatta a te in base al tuo modo di volare. Il drone è lo stesso, quello che cambia è il modo in cui lo controlli e vivi l'esperienza. Con la versione che include DJI Goggles N3 e il Motion Controller 3 vedi in tempo reale dentro il visore, controlli il drone inclinando il controller o la testa, puoi avere una sensazione di immersione totale. La versione che include il DJI RC2 offre un'esperienza diversa, hai un display integrato nel radiocomando, un controllo tradizionale a stick e maggiore precisione nella composizione dell'immagine. Questa è la versione che consiglio a chi vuole vivere forti emozioni e coinvolgimento. Ti consente di vivere un'esperienza FPV molto immersiva, con la sensazione di essere a bordo del drone. Puoi avere un controllo intuitivo con il Motion Controller 3, è ideale per fly-through, percorsi dinamici e contenuti spettacolari, e potrai contare su una trasmissione video OcuSync 4 Plus con visuale in tempo reale ad alta fluidità. Sicuramente questa versione è meno immediata per fotografia e composizione precisa. Se non hai esperienza di volo ti servirà abituarti al controllo con il visore, che per alcune persone può risultare più affaticante in sessioni lunghe. E infine è più difficile mantenere un controllo estremamente accurato dell'inquadratura, anche se da questo punto di vista la fotocamera a 360 gradi potrà esserti molto d'aiuto. Quindi questa versione è ideale se vieni dal mondo FPV, se vuoi divertirti più che produrre, se cerchi l'effetto wow nei video e se vuoi vivere un'esperienza diversa dal classico drone. Questa è probabilmente la scelta più interessante per creator, fotografi e videomaker, perché offre un controllo molto più preciso della traiettoria. Puoi avere una composizione dell'immagine più naturale, non dovrai indossare nessun visore, ma comunque potrai vivere un'esperienza panoramica a 360 gradi. Il workflow è più vicino a quello dei droni tradizionali DJI. Potrai accedere a funzioni avanzate come le modalità di tracciamento automatico Active Track 360 gradi. Sicuramente è più comoda e pratica per contenuti YouTube, travel, social, e infine puoi comunque simulare in post-produzione il volo FPV grazie alla fotocamera a 360 gradi. Senza visore l'esperienza sarà meno immersiva, non potrai godere in diretta dell'effetto FPV, vivrai quindi un'esperienza di volo più tecnica e meno adrenalinica. Ti consiglio questa versione se fai video per lavoro, ami fotografia e storytelling, vuoi rifinire meglio l'inquadratura e vuoi sfruttare la flessibilità del formato a 360 gradi. La parte interessante è che il drone non ti obbliga a scegliere per sempre. Puoi iniziare con il radiocomando DJI RC2 e in futuro aggiungere il sistema FPV. Oppure puoi partire dal visore Motion Controller e passare successivamente a un controllo più cinematografico con il DJI RC2. Ed è qui che il concetto a 360 diventa potente, registri tutto l'ambiente e decidi dove guardare. In pratica il pilotaggio cambia, ma la libertà creativa resta. Quindi, se vuoi vivere il volo, scegli la versione con DJI Goggles N3 e Motion Controller 3. Se invece il tuo obiettivo è creare contenuti con più controllo, scegli la versione con il DJI RC2. Personalmente vedo il radiocomando DJI RC2 come la soluzione più equilibrata per creator e videomaker, ma se il tuo obiettivo è divertirti e vivere al volo, il visore cambia completamente l'esperienza. E se riesci ad avere entrambi, hai fatto bingo. Scrivi nei commenti quale versione sceglieresti e perché. Ciao e buon volo!